C'è un momento preciso in cui perdi il cliente e non è quando dice no, ma è quando smette di fidarsi e inizia a difendersi. Da lì in poi può anche sorridere, annuire, dirti ci penso, ma dentro ha già deciso di allontanarsi. In questo video ti mostro i 3 punti in cui si rompe la vendita. Attenzione al terzo punto perché può cambiare completamente il modo in cui presenti la tua offerta. Partiamo. La prima cosa che fa scappare un cliente è la pressione invisibile. Attenzione, non sto parlando del venditore aggressivo, invadente, fastidioso, quello che insiste e non molla mai. Quella pressione lì la riconoscono tutti. Io parlo di una pressione molto più sottile ed è quella che trasmetti quando tu hai più fretta di chiudere di quanta ne abbia il cliente di decidere. Magari tu sei convinto di aiutarlo, pensi gli sto dando una mano a prendere una decisione, ma il cliente può percepire tutt'altro. Può percepire mi stanno spingendo e quando una persona sente che la stai spingendo, anche se tu sei in buona fede, si irrigidisce e comincia a proteggersi. E quando una persona entra in difesa, non ascolta più per capire, ma ascolta per difendersi. Questo è uno dei punti in cui si rompe la vendita. Non quando il cliente dice no, molto prima, quando smette di sentirsi libero. La correzione pratica è molto semplice. Prima di provare a chiudere, verifica. Magari fai qualche domanda, puoi dire hai bisogno di qualche ulteriore chiarimento? Oppure, rispetto a quello che abbiamo visto, cosa ti convince e cosa ti lascia ancora qualche dubbio? Oppure ancora, prima di valutare il prossimo passo, c'è qualcosa che vuoi approfondire? Sicuramente tutto questo fa una grande differenza. Non stai spingendo, stai accompagnando. E quando accompagni il cliente, lui abbassa la difesa. Ti è mai capitato di accorgerti che forse stavi spingendo troppo, anche senza volerlo? Allora benvenuto tra noi esseri umani e metti un like a questo video. Non è solo un like al canale, aiuta questo contenuto ad arrivare anche ad altri imprenditori, professionisti e commerciali che magari stanno facendo lo stesso errore, senza rendersene conto. Secondo punto, la seconda cosa che fa scappare un cliente è la confusione e questa è ancora più subdola perché spesso nasce da una buona intenzione. Tu vuoi spiegare bene, vuoi essere completo, vuoi far capire tutto il valore della tua proposta e quindi aggiungi dettagli, aggiungi esempi, aggiungi caratteristiche, aggiungi opzioni, aggiungi tante altre informazioni. Il problema è che nella tua testa stai cercando di chiarire, ma nella testa del cliente però potresti complicare. Tu pensi, più spiego, più convinco, ma lui può percepire è complicato e quando qualcosa sembra complicato, il cliente non decide, rimanda, dice ci penso e poi magari non torna più. Questa è una frase che devi tenere bene in mente. Il cliente confuso non compra, non perché non gli interessi, non perché il prodotto non valga, ma perché non ha abbastanza chiarezza per sentirsi tranquillo. E se non si sente tranquillo, prende tempo inesorabilmente. Qui molti venditori professionisti e imprenditori fanno un errore enorme. Pensano che la soluzione sia spiegare ancora di più, invece spesso è proprio l'opposto. La soluzione è semplificare, non devi dire tutto, devi dire quello che serve al cliente per capire il valore e il passo successivo. Quando presenti una proposta, prova a ridurla a 3 semplici blocchi. Il primo blocco, qual è il problema reale? Il secondo blocco è qual è il valore concreto della soluzione che stai offrendo? E il terzo blocco è qual è il prossimo passo? Tutto il resto può venire dopo, perché vendere bene non significa scaricare addosso al cliente tutte le informazioni che hai, significa creare chiarezza e la chiarezza spesso vende più di 1000 argomenti. Ti è mai capitato di parlare troppo per convincere qualcuno e poi accorgerti che forse lo avevi solo confuso? Se si scrivi nei commenti troppe parole, così vediamo quanti si riconoscono in questa situazione. Terzo punto, e questo secondo me è il più importante in assoluto, perché è quello che molti non vedono, non percepiscono. La terza cosa che fa scappare un cliente è proprio questa: non si sente capito. E qui non sto parlando di essere gentili, sorridenti o disponibili, quello serve, certo, ma non basta. Il cliente non si fida davvero solo perché tu hai spiegato bene, si fida quando sente che hai capito davvero il suo problema. Questa è una differenza enorme. Tu puoi avere una presentazione perfetta, puoi conoscere benissimo il tuo prodotto o servizio, puoi avere un'offerta validissima, puoi anche essere molto bravo a parlare, ma se il cliente sente che stai presentando qualcosa a lui senza aver capito davvero di lui, qualcosa si rompe. Tu pensi, ho presentato bene, lui sente, non ha capito davvero la mia situazione.
E quando il cliente non si sente capito, non rischia, perché ogni acquisto è anche un piccolo rischio. Rischio di sbagliare, rischio di spendere male, rischio di fidarsi della persona sbagliata, rischio di fare una scelta che poi non porta risultato. E allora cosa fa? Prende tempo, dice ci penso, oppure sparisce del tutto. E tu magari pensi, beh, non era pronto, non aveva budget, non era il cliente giusto. A volte è vero, certo, ci mancherebbe altro, ma tante volte il punto è un altro. Non aveva ancora abbastanza fiducia. E la fiducia nasce quando il cliente sente che tu hai capito la sua situazione prima ancora di proporgli la tua soluzione. La correzione pratica è questa. Prima di proporre, riassumi di una frase semplice. Se ho capito bene, per te il punto critico è questo. Oppure, da quello che mi hai raccontato, mi sembra che il problema vero non sia solo questo, ma anche quest'altro. È corretto? Oppure, ancora, prima di proporti una soluzione, voglio essere sicuro di aver capito bene la situazione. Queste frasi cambiano il clima perché il cliente non sente più qualcuno che vuole vendergli qualcosa, sente qualcuno che sta cercando di capirlo e quando si sente capito abbassa la difesa e quando abbassa la difesa può ascoltare davvero. Se ti interessa questo tipo di contenuti, dove non parlo solo di vendite in modo teorico, ma andiamo a vedere dove si rompe davvero il risultato, iscriviti al canale, attiva anche la campanella perché nelle prossime settimane porterò altri video su vendita, comunicazione e leadership proprio da questo punto di vista. Non teoria, ma i punti invisibili dove si perdono clienti, fiducia e risultati. Adesso facciamo un riepilogo molto pratico. Se vuoi evitare che il cliente scappi, devi lavorare su 3 correzioni. La prima correzione è questa: meno fretta, più verifica. Non chiederti solo come lo chiudo, ma magari chiediti: è davvero pronto per decidere? C'è una bella differenza. Seconda correzione: meno parole, più chiarezza. Non devi dire tutto, devi far capire quello che conta davvero al tuo potenziale cliente. Terza correzione: meno pressione, più fiducia. Non devi portare il cliente dove vuoi tu, ma devi creare le condizioni perché possa scegliere con sicurezza. Questa è la differenza tra vendere e forzare. Forzare significa spingere il cliente verso una decisione. Vendere bene significa aiutarlo a vedere perché quella decisione ha senso per lui. Ora torno alla domanda iniziale. Quando un cliente dice ci penso e poi sparisce, secondo te è più spesso una questione di soldi o di fiducia? Dopo oltre 40 anni di vendita sul campo, ti dico la mia in proposito. A volte sono i soldi, certo, non dobbiamo raccontarci le favole, ma il più delle volte il cliente non compra perché non si sente ancora abbastanza sicuro, non ha abbastanza chiarezza, non ha abbastanza fiducia, oppure ha percepito pressione. E quando succede questo, invece di dirti apertamente non mi fido, non ho capito, mi sento spinto, fa una cosa molto ma molto più semplice. Ti dice ci penso, poi prende tempo e spesso sparisce. Adesso scrivimi nei commenti la tua risposta. Soldi oppure fiducia secondo te? E se vuoi raccontami anche una situazione in cui un cliente sembrava interessato e poi invece è sparito. Leggo e rispondo sempre ai commenti e magari ci costruisco un prossimo video perché questo è uno dei punti più importanti nella vendita. E se guardando questo video ti sei detto, beh, questa cosa succede spesso anche a me, oppure nel mio team commerciale perdiamo clienti proprio così, ma non riusciamo a capire dove si rompe la trattativa. Allora può avere senso fare un primo confronto, perché spesso il problema non è che i venditori non si impegnano. Il problema è che in alcuni momenti della trattativa comunicano pressione, creano confusione o non riescono a costruire abbastanza fiducia. E quando questo accade, il cliente prende tempo, dice ci penso e sparisce. Nel mio lavoro aiuto aziende, imprenditori e team commerciali a capire dove si rompe la vendita nel loro caso specifico e a costruire percorsi formativi personalizzati per correggere proprio questi passaggi in modo concreto. Non corsi generici, ma formazione costruita sui problemi reali del tuo team, sulle conversazioni che fanno perdere clienti e sui comportamenti da cambiare subito. Se vuoi capire se questo può essere utile anche per la tua azienda o per il tuo team commerciale, trovi i miei riferimenti nella descrizione del video per richiedere un primo confronto. Se invece questo video ti ha fatto vedere la vendita da un punto di vista diverso, metti un like a questo video. Condividilo con un imprenditore, un libero professionista, un commerciale
una persona che ogni giorno parla con clienti e magari perde opportunità senza capire dove si rompe la trattativa. E se vuoi altri contenuti concreti su vendita, comunicazione e leadership, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video.